Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Curoxim GlaxoSmithKline SpA. Ultimo aggiornamento, 24 febbraio 2022. Cos'ha Curoxim? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Curoxim durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Curoxim? Curoxim è un farmaco a base del principio attivo cefuroxima sodica, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di seconda generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SpA. Curoxim può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Curoxim 1G polvere solvente per soluzione iniettabile 1, flaconcino polvere 1G più 1 fiala solvente 10 ml. Curoxim 1G polvere solvente per soluzione iniettabile 1, flaconcino polvere 1G più 1 fiala solvente 4 ml. Curoxim 2G polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino. Curoxim 500 mg polvere solvente per soluzione iniettabile 1 FL.no polvere 500 mg più 1 fiala solvente 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare GlaxoSmithKline SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo cefuroxima sodica. Gruppo terapeutico antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica polvere. Indicazioni. Curoxim è indicato per il trattamento delle infezioni di seguito riportate negli adulti e nei bambini compresi i neonati, dalla nascita. Vedere paragrafi 4 e 5, 1. Polmonite acquisita in comunità. Riacutizzazioni acute di bronchite cronica. Infezioni complicate del tratto urinario inclusa pielonefrite. Infezioni dei tessuti molli. Cellulite, erisipela. Infezioni delle ferite. Infezioni intraaddominali. Vedere paragrafo 4. Profilassi contro le infezioni nella chirurgia gastrointestinale, inclusa quella esofagea, ortopedica, cardiovascolare e ginecologica, incluso il taglio cesareo. Nel trattamento e nella prevenzione di infezioni nelle quali è molto probabile che siano riscontrati microorganismi anaerobici, cefuroxima deve essere somministrata con ulteriori agenti antibatterici appropriati. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Tabella 1. Adulti e bambini a 0-40 kg. Indicazione. Dosaggio. Polmonite acquisita in comunità e riacutizzazioni acute di bronchite cronica. 750 mg ogni 8 ore. Per via endovenosa o intramuscolare. Infezioni dei tessuti molli. Cellulite, erisipela. Infezioni delle ferite. Infezioni intraaddominali. Infezioni complicate del tratto urinario inclusa pielonefrite. 1,5 g ogni 8 ore. Per via endovenosa o intramuscolare. Infezioni gravi. 750 mg ogni 6 ore. Per via endovenosa. 1,5 g ogni 8 ore. Per via endovenosa. Profilassi chirurgica per la chirurgia gastrointestinale, ginecologica, incluso il taglio cesareo, e le operazioni ortopediche. 1,5 g con l'induzione dell'anestesia. A questa si possono aggiungere 2 dosi da 750 mg, per via intramuscolare, dopo 8 ore e 16 ore. Profilassi chirurgica per le operazioni cardiovascolari ed esofagee. 1,5 g all'induzione dell'anestesia seguiti da 750 mg, per via intramuscolare, ogni 8 ore per ulteriori 24 ore. Tabella 2. Bambini. 40 kg. Neonati, dalla nascita a 3 settimane. Polmonite acquisita in comunità da 30 a 100 mg/kg/die. Per via endovenosa, somministrati in 3 o 4 dosi divise. Una dose da 60 mg/kg/die appropriata per la maggior parte delle infezioni. Da 30 a 100 mg/kg/die. Per via endovenosa, somministrati in 2 o 3 dosi divise. Vedere paragrafo 5, 2. Infezioni complicate del tratto urinario, inclusa pielonefrite. Infezioni dei tessuti molli. Cellulite, erisipela. Infezioni delle ferite. Infezioni intraaddominali. Insufficienza renale. Cefuroxima viene escreta principalmente dai reni. Pertanto, come con tutti questi antibiotici, nei pazienti con funzione renale marcatamente compromessa si raccomanda che la dose di Curoxim venga ridotta per compensare la sua escrezione più lenta. Tabella 3.
Dosi raccomandate di Curoxim nell'insufficienza renale. Clearance della creatinina. T mezzo, ore. Dose, mg 1,7 a 2,6. Non è necessario ridurre la dose standard da 750 mg a 1,5 g 3 volte al giorno. 10, 20 ml barra min barra 1,73 m2, 4,3 a 6,5. 750 mg 2 volte al giorno. 10 ml barra min barra 1,73 m2, 14,8 a 22,3. 750 mg una volta al giorno. Pazienti in emodialisi 3,75. Un'ulteriore dose di 750 mg deve essere somministrata per via endovenosa o intramuscolare alla fine di ogni dialisi. In aggiunta all'uso parenterale, la cefuroxima sodica può essere incorporata all'interno del fluido per dialisi peritoneale, generalmente 250 mg ogni 2 litri di fluido per dialisi. Pazienti con insufficienza renale in emodialisi arterovenosa continua, continuous arteriovenous hemodialysis, CAP, o emofiltrazione ad alto flusso, high flux, HF, in unità di terapia intensiva 7, 9, 12, 6, CAP, 1,6, HF, 750 mg 2 volte al giorno. Per l'emofiltrazione a basso flusso, seguire la dose raccomandata in base alla funzione renale compromessa. Insufficienza epatica. Cefuroxima è eliminata principalmente per via renale. Nei pazienti con disfunzione epatica non si prevedono effetti sulla farmacocinetica di cefuroxima. Modo di somministrazione. Curoxim deve essere somministrato per iniezione endovenosa per un periodo da 3 a 5 minuti direttamente in vena o attraverso un tubo per gocciolamento o per infusione per un periodo da 30 a 60 minuti o per iniezione intramuscolare profonda. Le iniezioni intramuscolari devono essere somministrate ben all'interno della massa di un muscolo relativamente grande e non devono essere iniettati più di 750 mg in un singolo sito di iniezione. Per dosi maggiori di 1,5 g deve essere utilizzata la somministrazione endovenosa. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. 750 mg, 1,5 g polvere per soluzione per infusione, con dispositivo monovial. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità a cefuroxima o ad una qualsiasi degli excipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Pazienti con nota ipersensibilità agli antibiotici della classe cefalosporine. Anamnesi di ipersensibilità grave, ad esempio reazione anafilattica, a qualsiasi altro tipo di antibiotico beta-lattamico, penicillina, monobattami e carbapinemi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità. Come con tutti gli antibiotici beta-lattamici sono state riportate reazioni di ipersensibilità gravi e talvolta fatali. In caso di gravi reazioni di ipersensibilità il trattamento con cefuroxima, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Cefuroxima può influire sulla flora intestinale, con conseguente calo del riassorbimento degli estrogeni e ridotta efficacia dei contraccettivi orali combinati. Cefuroxima è escreta mediante filtrazione glomerulare e secrezione tubulare. L'impiego, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Curoxim durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Curoxim durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Vi sono quantità limitate di dati sull'uso di cefuroxima nelle donne in gravidanza. Studi negli animali non hanno evidenziato alcuna tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Curoxim deve essere prescritto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti di cefuroxima sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, sulla base delle reazioni avverse note, è improbabile che cefuroxima abbia un effetto sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comuni sono neutropenia, eosinofilia, innalzamento transitorio degli enzimi epatici o della bilirubina in particolare nei pazienti con malattia epatica preesistente, ma non vi è alcuna evidenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può portare a conseguenze neurologiche incluse encefalopatia, convulsioni e coma. Sintomi di sovradosaggio possono verificarsi qualora la dose non venga ridotta in maniera appropriata nei pazienti con insufficienza renale, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 4. I livelli sierici di cefuroxima possono essere ridotti dalla emodialisi o dalla dialisi peritoneale.
Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, cefalosporine di seconda generazione, codice ATC. Ilunga 01DC02. Meccanismo d'azione. Cefuroxima inibisce la sintesi della parete cellulare batterica a seguito dell'adesione alle proteine leganti. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione intramuscolare, IM, di cefuroxima in volontari sani, la media delle concentrazioni sieriche al picco variava da 27 a 35 mg/ml per una dose di 750 mg. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Non sono elenco degli eccipienti non presenti. Fiala solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.